Benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato ai nuovi moduli di espansione del Logo 9. Nel precedente video dove parlavo dell'hardware del nuovo Logo 9 e del nuovo software Logosoft Comfort 9. In quel primo video parlavo dei moduli di espansione del Logo 8 che non possono essere utilizzati per il nuovo hardware 9. Quindi con questo nuovo logo, con il 9, sono nuovi moduli di espansione che sono dedicati solo al logo 9. Quindi l'obiettivo di questo video è quello di vedere quali sono i nuovi moduli di espansione attualmente presenti sul mercato e quali saranno presenti nel 2027, quindi le funzionalità, caratteristiche tecniche di questi nuovi moduli. Spero che sia un video interessante per tutti voi. Se è interessante e vi piace mettete un like o iscrivetevi al mio canale. Ma andiamo pure avanti con questi nuovi moduli. Piccolo ripasso del video precedente con principali novità del logo nuovo. Come abbiamo visto c'è una compatibilità totale, cioè il Logosoft versione 9 è compatibile con tutte le generazioni precedenti di hardware logo, quindi si possono aprire e convertire nuovi progetti e ci chiediamo, si può utilizzare il Logosoft Comfort per programmare il Logo 8? Sì. Abbiamo visto che c'è una capacità raddoppiata, cioè offre prestazioni raddoppiate in che senso? Perché il numero dei blocchi che prima potevamo programmare con il Logo 8 erano 400, adesso sono saliti a 800, quindi possiamo gestire sequenze molto più complesse. L'interfaccia utente integra un nuovo display touchscreen a colori, mentre sul precedente non c'era, con una misura con 320x240 pixel direttamente sul modulo base. Abbiamo detto che c'è un nuovo software di programmazione, il V9 compatibile, e un display remoto, un nuovo display da 4,3 pollici, cioè 480x272 pixel con doppia porta Ethernet per comunicazione sicura. Ho saltato apposta l'argomento principale di questo video, cioè l'espandibilità degli ingressi e delle uscite. Possibilità di utilizzare, ecco, l'ampliamento della potenzialità del nuovo logo, di utilizzare fino a 16 moduli di espansione. In precedenza il limite era 8. Quindi aumenta notevolmente il numero di ingressi ed uscite che possiamo utilizzare. Possiamo utilizzare espansione del logo 8 con il logo 9 come vi dicevo prima? No, i modelli di espansione del logo 8 li usa il logo 8, perfettamente geloso sono me e me li tengo. Non sono compatibili con il 9. Fino a che punto quindi possiamo espandere il logo 9? Abbiamo detto che sono fino a 16 moduli. Considerando che il modulo base ha 8 ingressi e 4 uscite, possiamo aggiungere 16 moduli di espansione. A secondo della configurazione che vogliamo realizzare, bisogna però tenere conto dei limiti fisici massimi, anche lui c'è dei limiti fisici massimi, non solo noi esseri umani, supportati dall'hardware. In che senso? Il sistema prevede un limite massimo di ingressi e usciti. Non è che possiamo mettere 16 moduli solo tutti di ingressi o solo tutti di uscite, no, c'è un limite massimo sia per il numero di ingressi, per il numero di uscite e così via per altri. Quindi alla fine di questa slide, Logo 9 supporta fino a 60 ingressi digitali, 60 uscite digitali, 16 ingressi analogici e 16 uscite analogiche. Quindi se vado a mettere 16 moduli di ingressi, se ogni modulo ha 4 ingressi e 4 uscite, superiamo il limite dei 64 ingressi. Quindi bisogna stare attenti a questi limiti. Quali sono i moduli attualmente disponibili? Perché come dicevo alcuni saranno disponibili solo dal 2027. Abbiamo il logo DM8 1224R. Cosa significa tutta questa sigla? Significa che DM8 ha 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali a relè, infatti c'è la lettera R. L'alimentazione può essere a 12 o a 24 volt, sia corrente continua
che è corrente alternata. Poi abbiamo il logo di M8 230R con alimentazione ovviamente a 230 volt corrente alternata, 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali a relè. Poi abbiamo il logo AM4 AIAQ con 2 ingressi analogici e 2 uscite analogiche per segnali di tensione o corrente a secondo della configurazione del cablaggio. Quindi questi sono i moduli disponibili attualmente. Moduli che saranno invece disponibili solo nel 2027, il mese ce lo diranno. Avremo il logo DM16, quindi saranno 16 canali, 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali. Anche in questo caso i moduli sono disponibili in diverse varianti hardware a seconda della tensione dell'impianto. Almeno queste erano le caratteristiche del logo 8, ma credo che saranno ripetute anche per il logo 9. Quindi il DM1624 sarà 8 ingressi, 8 uscite, con tensione di alimentazione a 24 volt corrente continua e uscite a transistor. Poi c'è la versione 24R con uscite a relè, in questo caso però l'alimentazione è corrente continua o alternata, e poi c'è 230, alimentazione e ingressi da 115 a 230 volt AC DC con uscita a relè. E avremo anche la possibilità di avere un logo AM2RTD che esiste già per la versione 8, e nella versione 8 è un modulo analogico per termoresistenze come la PT100 e la PT1000. La sua funzione principale è, per chi non lo sapesse, leggere e convertire la temperatura rilevata dalla sonda, cioè dalla termoresistenza, e trasformarlo in un segnale digitale che è comprensibile dal sistema, perché ovviamente non possiamo inviare all'interno del logo la temperatura, altrimenti lo cuociamo. Importante ricordare che il logo 9 richiede moduli di espansione, abbiamo detto, progettati specificamente per la sua stessa generazione. Non commettiamo l'errore di usare moduli diversi. Regola fondamentale di cablaggio dei moduli. Quando colleghi un modulo logo 9, dobbiamo ricordare che la tensione del modulo di espansione, so che può sembrare superfluo dirlo, ma è meglio ricordarlo, la tensione del modulo di espansione deve coincidere con quello del modulo precedente o del modulo di base. Quindi se abbiamo un logo 9 alimentato a 24 volt, il primo modulo adiacente sul lato destro deve essere un'espansione a 24 volt. Per inserire moduli a 230 in una catena a 24 volt è necessario utilizzare un accoppiatore o separare i gruppi di tensione. Voglio spendere un po' più di spazio e di tempo per il modulo analogico AM4 AIAQ. Abbiamo detto un'espansione analogica di precisione che combina 2 ingressi analogici e 2 uscite analogiche in un unico dispositivo. È interessante la risoluzione che introduce la risoluzione analogica selezionabile. Vedremo cosa significa. Questo tipo di risoluzione, insieme al supporto ai numeri a virgola mobile, rendono possibile con questo modulo un controllo preciso e elaborazione di valori misurati direttamente nel controllore. Consentono un'elaborazione precisa dei valori con meno componenti aggiuntivo. Quali sono le caratteristiche principali? Abbiamo detto 2 ingressi analogici e 2 uscite analogiche. Quali segnali supporta? Può gestire sia i segnali in tensione 0-10 volt sia quelli in corrente da 0 a 20 mA o da 4 a 20 mA indipendenti. L'alimentazione nominale del modulo è a 24 volt DC. Alta precisione abbiamo detto perché la risoluzione è selezionabile. Possiamo selezionare noi i passi 1000, 4095 o 10.000 passi.
c'è una possibilità di avere un calcolo avanzato perché? Perché permette l'elaborazione dei dati con numeri in virgola mobile direttamente a bordo del PLC. Alla fine abbiamo un'efficienza di spazio perché integrando sia ingressi che uscite analogiche nello stesso hardware evitiamo l'utilizzo di moduli separati con il risultato di spendere e ridurre i costi dell'architettura. Vediamo il successivo informazione. Abbiamo parlato di alimentazione a 24 volt, quindi di questo modulo. Qui vediamo il nostro modulo con la sua alimentazione, qui vediamo i due ingressi analogici e le due uscite analogiche, vediamo tutti questi connettori. L più ed M dobbiamo collegarlo al positivo dell'alimentazione 24 volt. La M dobbiamo collegarlo al negativo dell'alimentatore, cioè 0 volt al ground. Servono a fornire che cosa? A fornire l'alimentazione al modulo per il funzionamento dei circuiti elettronici interni. Solo per questo basta, avanza. Devo collegare entrambe le alimentazioni, cioè quelle di destra e quelle di sinistra, o posso collegarne una sola? No, devo collegarle entrambe. Nel modulo di cui stiamo parlando non ci sono due circuiti di alimentazione separati, uno per l'ingresso e uno per l'uscita, ma esiste un unico blocco di alimentazione generale, prima era colonnello, per la scheda. Anche se utilizzi un solo ingresso o una sola uscita, l'intera logica di conversione alla logica del modulo ha bisogno di quell'unica alimentazione, cioè del blocco di tutte e due le alimentazioni per funzionare correttamente. Un'altra domanda che mi viene posta è: c'è bisogno, come in questo caso, in questa figura, di un jumper per scegliere se misurare in corrente o in tensione? Devo mettere o non mettere questo cavetto, questo ponticello? No, nelle prime generazioni del PLC Siemens Logo, i moduli analogici di espansione avevano dei pin fisici, come in quello in figura. Se volevi misurare in corrente milliampere, dovevi inserire fisicamente questo ponticello, questo jumper tra due determinati morsetti. E questo ponticello cosa faceva? Attivava una resistenza di shunt. Se volevi misurare invece la tensione, dovevi lasciare i terminali scollegati, jumper terms null disconnected. In questo nuovo modulo il jumper è elettronico. Siemens ha eliminato la necessità di inserire dei ponticelli sulla mossettiera. Il jumper, ovvero un interruttore che collega o scollega le resistenze interne, è diventato un relè allo stato solido integrato nel circuito stampato. Quindi come fa a sapere se l'ingresso è o non è, se l'ingresso è in tensione o in corrente? Dipende appunto dal software. Quando nel software impostiamo l'ingresso su 0 volt, scusate, 0-10 volt, il microprocessore del modulo comanda a questo jumper elettronico di aprirsi, di disconnettersi, escludendo la resistenza di lettura. Cosa succede? Se decidi invece di voglio mettere questo benedetto jumper nei due pin centrali, non succederà assolutamente nulla. L'impianto continuerà a funzionare esattamente come prima, senza subire guasti, ma senza ottenere alcuna modifica. Quindi se possiamo metterlo, ma non serve a niente, decidete un po' voi cosa volete farne, ma è importante non metterlo. Bene, adesso visualizziamo come collegare gli ingressi analogici. I morsetti di ingresso analogico in genere sono identificati con ingresso 1 e ingresso 2, ovviamente qui possiamo vederli. Analog input 1, analog input 2 sono questi la zona degli ingressi, mentre sotto c'è la zona delle uscite. Gli ingressi analogici, ingresso 1 e ingresso 2, questi due ingressi analogici hanno tre morsetti dedicati, come possiamo vedere, 1, 2, 3, e che sono ingresso 1 con la sigla I1 oppure U1, che
M1 è il simbolo, questo morsetto che è il morsetto della terra dello schermo. E lo stesso vale per l'ingresso 2, 3 ingressi, 3 morsetti dedicati. A cosa serve questo morsetto I1 U con 1? Qui bisogna portare, se il sensore è in tensione 0-10 volt, bisogna collegare il segnale che arriva dal sensore, il positivo, e il comune invece bisogna portarlo in massa, che sarebbe il polo negativo 0 volt. Quindi qua il segnale da 0 a 10, il segnale massimo 10 volt, 0-10 volt, qui 0 volt. Lo stesso vale per questi due. Se invece il sensore è in corrente, il collegamento è lo stesso. Qui bisogna portare il segnale d'ingresso dal sensore e qui lo 0 volt. Come dicevamo, la selezione da una modalità in tensione in corrente è selezionata attraverso via software. Questo terzo morsetto, con questo simboletto della Terra, è il morsetto a cui va collegata la calza metallica del cavo del sensore. Cosa serve? Serve a scaricare a terra le interferenze elettromagnetiche catturate dal cavo, evitando così che la lettura della temperatura o quello che sia risulti falsata. Se il nostro cavo non ha il filo schermato, cioè la calza metallica, il regolatore è lascia vuoto il terzo pin con questo simbolo. Non devi collegarci nessun filo, non devi fare nessun ponticello. Passiamo adesso alle uscite. Collegamenti delle uscite analogiche, come abbiamo visto, AQ1 ed AQ2. Anche questo abbiamo l'ingresso AQ1 oppure AQ2, la connessione per la massa e la connessione per la terra. Il collega AQ1, siccome è l'uscita, ovviamente non riceve un segnale, ma il segnale va portato, che cosa? Va portato all'ingresso analogico del tuo dispositivo di destinazione, ad esempio sulla morsettiera di un inverter, oppure sulla morsettiera di un attuatore, oppure di una valvola proporzionale. Ad esempio, questo ingresso è spesso siglato con queste sigle sulla morsettiera I1, V1 oppure 0,10 volt. Il morsetto M1 bisogna riportarlo allo 0 del tuo dispositivo, spesso siglato come GND, come OCM. La gestione del terzo pin, come abbiamo visto prima, se non ha il cavo nelle schermate, lascialo completamente vuoto. Importante ricordarsi che se colleghiamo un sensore in tensione da 0,10 volt all'ingresso analogico 1, devo obbligatoriamente collegare lo 0, la massa, dello stesso alimentatore al morsetto M del modulo analogico. In caso contrario, cosa accade? Il segnale fluttuerà e la lettura sarà o errata o assente. Consiglio pratico per i canali vuoti: se ad esempio sto utilizzando l'ingresso 1 e l'uscita 1, l'ingresso 2 e l'uscita 2 sono vuoti. Cosa fare? Rimarranno scollegati. L'ingresso analogico vuoto potrebbe captare disturbi elettromagnetici dall'ambiente e mostrare valori ballerini nel software. Per evitare questo fenomeno cosa possiamo fare? Qui facciamo dei ponticelli. Possiamo fare un piccolo ponticello di filo tra l'ingresso 1 e la massa. In questo modo azzeriamo le interferenze sull'ingresso inutilizzato. Cosa fare invece con l'uscita inutilizzata? La lasciamo scollegata, la lasciamo completamente vuota. Bene, questo è quanto riguarda le novità per quanto riguarda i moduli di espansione del nostro Logo 9. Così il video adesso è concluso, spero che sia di vostro gradimento, se lo è vi invito ad iscrivervi al mio canale così che permettete la crescita del canale e l'apprezzamento. Quindi vi auguro una buona continuazione con la vostra istruzione e navigazione e arrivederci al prossimo video.